Qual è la differenza tra ciascuno e ognuno? Ecco, qualche tempo fa ho ricevuto una richiesta da un iscritto chiamato Once in Life che mi aveva chiesto per l'appunto di spiegare la differenza tra ciascuno e ognuno. Qui su questo pezzo di carta mi sono segnato il suo commento. Allora, ciascuno e ognuno sono due parole molto simili, ma c'è una differenza molto importante. La differenza è che ognuno si può usare solo come pronome indefinito, mentre invece ciascuno si può usare sia come pronome indefinito sia come aggettivo indefinito. Quindi in alcuni tipi di frasi possiamo scegliere tra ognuno e ciascuno, mentre invece in altri tipi di frasi dobbiamo usare per forza ciascuno. O meglio, non è che dobbiamo usare per forza ciascuno, non possiamo usare ognuno. Ma facciamo subito degli esempi. Per esempio, prendiamo la frase: ognuno è artefice del proprio destino. Cosa significa? Significa che ognuno, cioè ogni persona, può influenzare il proprio destino. In questa frase, invece di ognuno, io potrei benissimo usare ciascuno. Quindi potrei dire: ciascuno è artefice del proprio destino. Un altro esempio potrebbe essere questo: ognuno riceverà la sua parte. Cosa significa? Ogni persona riceverà la sua parte. Anche in questa frase, invece di ognuno, potrei usare ciascuno. Quindi potrei dire: ciascuno riceverà la sua parte. Un altro esempio potrebbe essere questo: ognuno ha i suoi problemi. Invece di dire così, io potrei usare il pronome ciascuno e dire: ciascuno ha i suoi problemi. Un altro esempio potrebbe essere: ognuno ha i suoi difetti. Anche qui, invece di ognuno, potrei usare ciascuno e dire: ciascuno ha i suoi difetti. Qual è la differenza tra queste due frasi? Non c'è nessuna differenza. Un altro esempio potrebbe essere questo: ognuno cerca di fare i propri interessi. Anche in questa frase potrei usare il pronome ciascuno e dire: ciascuno cerca di fare i propri interessi. Un altro esempio ancora: bisogna dare a ognuno il 15% dei guadagni. In alternativa io potrei dire: bisogna dare a ciascuno il 15% dei guadagni. Un esempio leggermente diverso potrebbe essere questo: ognuno di voi può dire quello che pensa. Invece del pronome ognuno, io potrei usare il pronome ciascuno e dire: ciascuno di voi può dire quello che pensa. In questo caso, con il partitivo si può usare anche il femminile, quindi possiamo usare i pronomi ciascuna femminile e ognuna femminile. Questo se ci rivolgiamo a un gruppo composto da sole donne, ragazze o soggetti femminili. Quindi se io mi rivolgo a un gruppo in cui ci sono soltanto soggetti femminili, posso dire: ognuna di voi può dire quello che pensa. O in alternativa, ciascuna di voi può dire quello che pensa. Quindi in sostanza abbiamo visto che i pronomi ognuno e ciascuno sono intercambiabili. Puoi usare quello che preferisci. Io personalmente preferisco usare il pronome ognuno. Ma veniamo alla differenza. Come dicevo prima, la differenza è che ciascuno può anche essere usato come aggettivo indefinito, mentre invece ognuno può essere usato soltanto come pronome. Adesso farò alcuni esempi con ciascuno usato non come pronome indefinito, ma come aggettivo indefinito. In queste frasi non possiamo usare ognuno. Il primo esempio potrebbe essere questo:
Esamineremo ciascuna proposta con attenzione. In questo caso, come vedi, ho usato il femminile singolare perché ciascuno. In questo caso, come vedi, ho usato il femminile singolare, ciascuna. Questo perché in questa frase questa parola ha la funzione di aggettivo indefinito e si riferisce al sostantivo femminile singolare proposta. Non posso dire esamineremo ognuna proposta con attenzione, perché, come dicevo prima, ognuno si può usare soltanto come pronome indefinito. Un altro esempio potrebbe essere questo: ciascuna scatola pesa 5 kg. Anche in questo caso ho usato il femminile singolare perché comunque c'è il sostantivo scatola che è femminile singolare. In questa frase non posso usare ognuno, non posso dire ognuna scatola pesa 5 kg. Un altro esempio potrebbe essere questo: risponderò a ciascuna domanda separatamente. Anche in questo caso ciascuna è usato come aggettivo e quindi non può essere sostituito da ognuna. Un altro esempio potrebbe essere questo: ciascuno studente può esprimere la propria opinione. In questo caso ho usato ciascuno, quindi maschile singolare, e non ciascuna femminile singolare, perché comunque questo aggettivo in questa frase si riferisce a un sostantivo maschile singolare, cioè studente. Un altro esempio con l'aggettivo indefinito ciascuno potrebbe essere questo: ciascun viaggiatore può portare massimo 20 kg di bagaglio. Come vedi, in questo caso ho detto ciascun viaggiatore, non ho detto ciascuno viaggiatore. In questo caso si seguono le stesse regole che valgono per la scelta dell'articolo tra un e uno, quindi dipende da come inizia la parola. Nel caso della parola studente dico ciascuno studente e uno studente, mentre invece nel caso della parola viaggiatore dico ciascun viaggiatore e un viaggiatore. Un esempio analogo potrebbe essere: ho dedicato una settimana a ciascun libro. Anche in questo caso uso ciascun e non ciascuno, perché comunque con il sostantivo libro si usa l'articolo un, diciamo un libro, non diciamo uno libro, e allo stesso modo diciamo ciascun libro e non ciascuno libro. Quando viene usato come aggettivo, ciascuno non può essere sostituito da ognuno, ma può essere sostituito dall'aggettivo indefinito ogni. Per esempio, invece di dire ho dedicato una settimana a ciascun libro, potrei dire ho dedicato una settimana ad ogni libro. Oppure, invece di dire ogni studente può esprimere la propria opinione, potrei dire ok, mi sono confuso. Oppure, invece di dire ciascuno studente può esprimere la propria opinione, potrei dire ogni studente può esprimere la propria opinione. Comunque sia, se ti interessa capire meglio l'aggettivo indefinito ogni, qualche tempo fa ho fatto una miniserie in 3 episodi proprio su questo aggettivo. Qui ti lascio la scheda. Mi raccomando, dalle un'occhiata.